In Alaska la natura non è solo selvaggia, è spietata. Tra orsi giganteschi che dominano le foreste come antichi sovrani, lupi famelici che si muovono nell'ombra con una precisione letale e orche assassine che pattugliano le acque gelide in cerca della prossima preda, ogni giorno è una battaglia per restare vivi. In queste terre il freddo non è un clima, è un predatore invisibile. Un nemico che ti osserva, ti consuma, ti mette alla prova. Le tempeste arrivano senza avvertire, la notte inghiotte tutto. E il silenzio. Il silenzio è così profondo da sembrare vivo. Eppure, proprio qui, dove tutto sembra voler distruggere la vita resiste, combatte, si reinventa. Benvenuti in Alaska estrema, dove la natura non racconta storie, le impone. L'Alaska non accoglie, l'Alaska mette alla prova. In queste terre estreme, il silenzio avvolge montagne ciclopiche, fiordi scolpiti dal ghiaccio e vallate dove il vento corre libero, tagliente come una lama. Qui, ai confini del mondo, la natura non è uno sfondo, è una forza primordiale, indifferente, assoluta. Le temperature precipitano fino a livelli che sfidano l'immaginazione. Il gelo non è un fenomeno meteorologico, è un sovrano, un potere che domina ogni cosa, la roccia, l'acqua, la vita stessa. Eppure, proprio in questo regno di freddo assoluto, la vita trova un modo per esistere. Una vita temprata, feroce, capace di adattarsi dove tutto sembra volerla respingere. Gli orsi bruni scavano tane nella neve compatta, i lupi attraversano distese infinite guidati da un istinto antico, mentre le aquile reali sorvolano le creste montuose come guardiani del cielo artico. Ma l'Alaska non è solo un teatro di sopravvivenza, è un archivio vivente della storia del pianeta. I suoi ghiacciai custodiscono bolle d'aria intrappolate da migliaia di anni, frammenti di atmosfere passate che raccontano l'evoluzione del clima terrestre. Ogni crepa nel ghiaccio, ogni frana silenziosa, ogni fiume che nasce dallo scioglimento è un messaggio, un avvertimento, un ricordo, una testimonianza. La luce qui è un'altra protagonista. D'inverno la notte sembra eterna, d'estate il sole non tramonta mai. E in questo alternarsi di buio e luce, la natura si trasforma, si espande, si ritrae, seguendo ritmi che l'uomo può solo osservare. L'Alaska non è sempre stata così. Prima che il gelo la trasformasse in un regno di estremi, questa terra era un caos di fuoco, roccia e movimento. Un luogo in cui la crosta terrestre si piegava, si spezzava, si sollevava, dando vita a una delle regioni più imponenti e selvagge del pianeta. Tutto comincia milioni di anni fa, quando enormi placche tettoniche iniziano a scontrarsi sotto l'Oceano Pacifico. È un conflitto lento, inesorabile, ma di una potenza inconcepibile. La placca pacifica scivola sotto quella nordamericana, spingendo verso l'alto montagne che oggi sembrano eterne. Le Alaska Range, le Brooks Mountains, le Aleutine, catene scolpite da forze che nessun occhio umano ha mai visto, ma che hanno lasciato cicatrici profonde nella roccia. Mentre le montagne crescono, il clima cambia. Le ere glaciali avanzano e si ritirano come maree di ghiaccio, modellando ogni valle, ogni fiordo, ogni pianura. I ghiacciai scendono dalle cime come fiumi solidi, scavando canyon, frantumando massi, trascinando con sé interi pezzi di mondo. Ogni movimento è lento, quasi impercettibile, ma inarrestabile. È in questo periodo che nasce il vero volto dell'Alaska, un gigante di ghiaccio, plasmato da millenni di gelo e tempeste. I ghiacciai diventano architetti del paesaggio, creano fiordi profondi come cattedrali, scolpiscono coste frastagliate, aprono passaggi che un giorno ospiteranno fiumi impetuosi e foreste boreali. E mentre il ghiaccio avanza, la vita comincia a insinuarsi. Piante pionieristiche colonizzano le rocce nude lasciate dal ritiro dei ghiacciai. Muschi e licheni aprono la strada a foreste di abeti e betulle. Gli animali seguono, caribù, alci, predatori. Un ecosistema intero nasce dalle cicatrici del ghiaccio. L'Alaska diventa così un paradosso vivente, una terra giovane ma scolpita da forze antiche, un mondo ostile ma capace di ospitare una biodiversità sorprendente, un luogo in cui la geologia non è un ricordo,
ma un processo ancora in corso. Perché il gigante di ghiaccio non dorme, si muove, respira, cambia, e ogni suo movimento continua a plasmare la vita che lo abita. I ghiacciai dell'Alaska non sono semplici masse di ghiaccio, sono colossi viventi, creature lente e implacabili che da millenni modellano il volto di questa terra estrema. A prima vista sembrano immobili, eterni, ma sotto la loro superficie si nasconde un mondo in costante movimento. Ogni ghiacciaio è un fiume solido che scorre verso valle, spinto dal peso immenso della neve accumulata nel corso dei secoli. Si muove di pochi centimetri al giorno, a volte di qualche metro, ma la sua forza è tale da frantumare montagne, sollevare massi grandi come case, scavare canyon profondi come ferite nella crosta terrestre. Il loro respiro è il crepitio del ghiaccio che si spezza, un suono secco, improvviso, che riecheggia tra le valli come un tuono lontano. Ogni frattura è un segnale, il gigante si sta muovendo. Sotto la superficie, canali d'acqua gelida scorrono come vene, lubrificando la base del ghiacciaio e accelerandone l'avanzata. Sopra, crepacci profondi decine di metri si aprono come bocche oscure, pronti a inghiottire chiunque osi avvicinarsi troppo. È un paesaggio magnifico e letale. Eppure, questi giganti non sono immortali. Negli ultimi decenni molti di loro stanno arretrando a una velocità mai vista prima. Le loro superfici si assottigliano, le lingue di ghiaccio si ritirano, i fronti crollano in mare con boati che sembrano esplosioni. È un cambiamento che non riguarda solo l'Alaska, riguarda il pianeta intero. In Alaska la lotta per la sopravvivenza non conosce tregua. Qui, dove il freddo domina ogni cosa e il cibo è una risorsa preziosa, i predatori hanno sviluppato strategie raffinate, brutali, perfette. Sono i signori dell'estremo, creature forgiate dal gelo, dalla fame, dalla necessità. Tra i più imponenti dominatori di queste terre ci sono gli orsi bruni dell'Alaska, giganti che possono superare i 600 kg di peso. La loro forza è leggendaria. Un solo colpo di zampa può spezzare la spina dorsale di un'alce. Eppure, nonostante la loro mole, si muovono con una sorprendente agilità, capaci di correre più veloci di un cavallo per brevi distanze. Durante l'estate divorano salmoni per accumulare grasso sufficiente a sopravvivere ai lunghi mesi invernali. Ogni pesce catturato è un investimento vitale. Se gli orsi sono la forza bruta, i lupi dell'Alaska sono l'intelligenza collettiva. Vivono e cacciano in branchi organizzati dove ogni individuo ha un ruolo preciso. La loro arma più potente non sono i denti, ma la cooperazione. Inseguono caribù e alci per chilometri, sfruttando la neve profonda per rallentare la preda. Non attaccano mai a caso. Studiano, osservano, aspettano il momento perfetto. Sulle cime delle montagne, le aquile reali dominano i cieli. Con un'apertura alare che può superare i 2 metri, scrutano la tundra alla ricerca di lepri, volpi, perfino giovani caribù. Il loro attacco è un fulmine, una picchiata a oltre 200 km/h, un impatto che non lascia scampo. Ma il predatore più spietato dell'Alaska non cammina sulla terra, nuota. Nelle acque scure e gelide del Pacifico settentrionale, le orche pattugliano i fiordi come ombre intelligenti e silenziose. Sono tra i predatori più evoluti del pianeta. Comunicano, pianificano, cooperano. Ogni gruppo ha tecniche di caccia tramandate di generazione in generazione. Attaccano foche, leoni marini, perfino balene molto più grandi di loro. Le circondano, le isolano, le stremano. In Alaska la sopravvivenza non appartiene solo ai predatori. Appartiene anche a chi fugge, a chi resiste, a chi percorre distanze impossibili per continuare a vivere. Qui le prede non sono vittime, sono atleti, strateghi, migratori instancabili che hanno trasformato la fuga in un'arte millenaria. Tra tutti i caribù sono i veri protagonisti della grande migrazione del nord. Ogni anno percorrono fino a 5.000 chilometri, attraversando tundre, fiumi gelati, montagne e tempeste di neve. È uno dei viaggi più lunghi del regno animale. Si muovono in mandrie immense che possono superare le 100.000 unità. Da lontano sembrano un fiume in movimento, un'onda viva che scorre attraverso il paesaggio artico.
I lupi li inseguono, gli orsi li attendono, il gelo li mette alla prova. Perché la migrazione non è una scelta, è un destino. Nelle foreste boreali le alci si muovono come ombre imponenti. Sono tra gli erbivori più grandi del pianeta, capaci di superare i 600 kg di peso. Eppure, nonostante la loro mole, sono incredibilmente agili. Possono correre, nuotare, difendersi con una forza sorprendente. Le loro corna, che possono raggiungere i 2 metri di apertura, non sono solo armi, sono simboli di sopravvivenza. Sulla tundra, la volpe artica è un fantasma. D'inverno il suo mantello diventa bianco come la neve, d'estate si trasforma in un grigio marrone che la confonde con le rocce e i licheni. La sua sopravvivenza dipende dalla capacità di scomparire, di diventare invisibile, di essere ovunque e in nessun luogo. Questa terra estrema è un mosaico di ecosistemi che convivono fianco a fianco. Foreste imponenti, tundre infinite e oceani gelidi formano un unico grande organismo vivente. A sud, nelle zone interne, l'Alaska è dominata dalla taiga, la più vasta distesa di foreste boreali del pianeta. Qui, abeti e betulle resistono a inverni che durano 8 mesi, piegandosi sotto il peso della neve ma senza spezzarsi. Le loro radici affondano in un terreno gelato per gran parte dell'anno, il permafrost, che limita la crescita ma conserva l'umidità necessaria alla vita. Più a nord gli alberi scompaiono. Il vento diventa il padrone assoluto e la tundra si estende come un tappeto infinito di muschi, licheni e piante basse. Qui la vita ha scelto la strategia dell'essenzialità. Tutto è piccolo, compatto, vicino al suolo per sfuggire al gelo e alle tempeste. In estate la tundra esplode in un miracolo di colori. Fiori minuscoli, insetti, uccelli migratori che arrivano da ogni parte del mondo per nutrirsi e riprodursi. È una stagione breve, intensa, frenetica, una corsa contro il tempo prima che l'inverno torni a reclamare tutto. Ma il cuore più sorprendente dell'Alaska batte sotto la superficie dell'acqua. Le sue coste, i fiordi profondi e l'Oceano Pacifico settentrionale ospitano uno degli ecosistemi marini più ricchi del pianeta. Qui vivono balene megattere, leoni marini, foche e soprattutto le orche, predatrici supreme del mare. Le acque fredde sono ricche di nutrienti che alimentano enormi banchi di pesci, crostacei e plancton. È un mondo in continuo movimento, dove la vita segue ritmi antichi e perfetti. In Alaska, la natura detta le regole, e per migliaia di anni alcuni popoli hanno imparato non solo a seguirle, ma a viverci in armonia. Sono gli Inuit, gli Yupik, gli Athabasca e molte altre comunità indigene che hanno trasformato uno dei luoghi più ostili del pianeta nella loro casa. Qui, dove il gelo può uccidere in pochi minuti e le distanze sembrano infinite, la sopravvivenza non è mai stata individuale, è sempre stata collettiva. Una rete di conoscenze, tradizioni e rituali tramandati di generazione in generazione. Gli Inuit e gli Yupik hanno sviluppato un rapporto profondo con il mare e con il ghiaccio. Per loro il ghiaccio non è un ostacolo, è una strada, un alleato, un archivio vivente. Sanno leggere ogni crepa, ogni sfumatura, ogni suono. Sanno quando il ghiaccio è sicuro e quando sta per spezzarsi. Sanno dove il mare nasconde foche, balene, pesci. La loro conoscenza del territorio è così precisa da essere considerata una delle più avanzate forme di scienza tradizionale del pianeta. Per questi popoli, cacciare non è mai stato un atto di dominio, è un patto, un equilibrio tra ciò che si prende e ciò che si restituisce. Tutto l'animale è utilizzato. La carne per nutrirsi, la pelle per proteggersi dal gelo, le ossa per costruire utensili, il grasso per illuminare le notti. Nelle comunità più remote, la vita segue ancora i ritmi della natura. Le case sono costruite per resistere al vento artico, i villaggi sorgono vicino a fiumi o coste ricche di risorse e le famiglie vivono in un equilibrio costante tra tradizione e modernità. I bambini crescono imparando a riconoscere le tracce degli animali, a muoversi sulla neve, a pescare nei laghi ghiacciati. Per molti popoli nativi la natura non è un luogo, è un essere vivente. Ogni animale ha uno spirito, ogni montagna ha un nome, ogni tempesta ha un significato.
La spiritualità è intrecciata alla sopravvivenza. Ringraziare la terra, rispettare gli animali, ascoltare il vento. Sono gesti che non appartengono al passato. Sono ancora oggi parte della vita quotidiana. In Alaska, il cambiamento climatico non è un'ipotesi. È una realtà che avanza, visibile, tangibile, innegabile. I giganti di ghiaccio che per millenni hanno modellato il paesaggio stanno cedendo. Fronti che un tempo avanzavano per decine di metri all'anno, ora arretrano di centinaia. Ogni crollo, ogni iceberg che si stacca, è una pagina di storia che si dissolve. Il ghiaccio non è solo acqua congelata, è memoria, è clima, è equilibrio. Sotto la tundra, il terreno è rimasto congelato per migliaia di anni. È il permafrost, una distesa di ghiaccio e sedimenti che sostiene foreste, villaggi, strade, interi ecosistemi. Ma oggi quel terreno si sta sciogliendo. Case che si inclinano, alberi che cadono come soldati sconfitti, laghi che scompaiono nel nulla. E mentre il permafrost si ritira, libera nell'atmosfera enormi quantità di metano e anidride carbonica, accelerando ulteriormente il riscaldamento globale. È un ciclo che si alimenta da solo, un equilibrio che si spezza. L'Alaska è un avamposto, un luogo che ci mostra con anni di anticipo ciò che potrebbe accadere al resto del pianeta. Eppure, nonostante tutto, la vita continua a lottare, continua a reinventarsi, continua a brillare in un luogo dove, secondo ogni logica, non dovrebbe esserci nulla. Perché l'Alaska non è solo un confine geografico, è il punto in cui la Terra ci ricorda chi siamo e quanto siamo piccoli di fronte alla sua grandezza. In questo regno di estremi la vita non solo sopravvive, resiste e nel farlo ci insegna qualcosa di essenziale, che anche nei luoghi più duri, più freddi, più lontani, la bellezza trova sempre un modo per esistere.